Nell'ultimo periodo molti di voi mi hanno chiesto qual è la miglior carta per viaggiare. Dato che ho una buona esperienza, mi sono appena trasferito a Londra e mi piace provare tutte le carte. Queste non sono nemmeno tutte perché ho anche questo portafoglio che è pieno e quest'altro portafoglio che è pieno. Ho deciso una volta per tutte di dare risposta con questo video alla domanda qual è la miglior carta gratuita per viaggiare, in modo tale che poi se una persona me lo chiede la rimando direttamente su questo video e siamo tutti e due felici. Allora, prima di dirvi le mie 3 scelte gratuite, voglio condividervi 2 cose fondamentali. Innanzitutto, perché non usare il contante quando viaggiate. Punto 1, non è per niente sicuro. Se avete tutti i vostri soldi in tasca e siete in viaggio e arriva una persona e ve li ruba, voglio vedere cosa fate. Non potete andare a dire niente a nessuno e i vostri soldi sono immediatamente polverizzati. Per questo io di solito viaggio sempre con al massimo 50 euro in tasca, in questo caso sono 15 sterline. Punto 2, se viaggiate e andate in un paese con una valuta diversa, siete costretti a cambiare i vostri soldi. Quando cambiate i vostri soldi, di solito le commissioni sono molto alte. Se siete fortunati sono al 2-3%, se siete sfortunati arrivano a essere anche al 30%. Quindi ogni volta che cambiate state perdendo vostri soldi inutilmente. Quindi fatemi un favore e fatevi un favore, risparmiate e viaggiate con meno contante possibile. Seconda cosa base da capire prima che vi faccia vedere le mie scelte è che molto spesso le banche tradizionali hanno commissioni altissime in cambio valuta. Proprio l'altro giorno siamo andati in ristorante qui a Londra con un mio amico italiano e abbiamo diviso il conto. Lui ha pagato con la carta della sua banca tradizionale ed io ho pagato con Curve, una carta che comunque dopo vi consiglierò. Siamo a Londra e quindi abbiamo pagato tutti e due in cambio valuta. Il risultato è che lui era convintissimo che avessimo pagato la stessa cosa, però la carta della sua banca tradizionale aveva una commissione del 2% in cambio valuta. Lui non se n'era mai accorto e quindi tutte le volte che lui ha viaggiato e ha pagato in cambio valuta ha sprecato il 2% dei suoi soldi, che su 1000 euro sono 20 euro, su 10.000 euro iniziano a essere 200 euro. Quindi quello che ha fatto subito dopo essere uscito dal ristorante è attivare una delle 3 carte gratuite che io vi sto per consigliare oggi, che sono Revolut, N26 e Curve. Ci tengo a dire che questo video è dedicato soltanto alle carte gratuite per viaggiare. Poi qui sotto in descrizione di queste 3 carte potete trovare sia il link che un bonus di attivazione che va dai 5 euro ai 10 euro. Quindi se attivate gratuitamente queste carte con il codice o il link che vi lascio qui sotto in descrizione, voi avete un bonus e io vi ringrazio perché anche a me viene dato quel bonus. Detto questo, capiamo qual è la miglior scelta per voi tra queste 3 carte. La scelta in questo caso non è fissa ma dipende dalle esigenze di ognuno di noi. Quali sono le esigenze principali di un viaggiatore? 0 commissioni nel pagamento in cambio valuta, 0 commissioni per il prelievo all'estero e per il prelievo in cambio valuta. Poi un'altra esigenza che io aggiungo sempre per la sicurezza è la possibilità di bloccare la carta nel caso me la rubino. Poi volendo, per chi viaggia si potrebbero aggiungere anche altre esigenze, come per esempio quella di avere un'assicurazione con la carta o quella di poter entrare nei lounge aeroportuali. Però queste 2 esigenze di solito sono nelle carte a pagamento. Quindi se volete che io faccia un altro video dove confronto anche le carte a pagamento per viaggiare, che è molto figo, io per esempio ho la versione di Revolut Metal e Premium, se volete che faccia anche quel video ditemelo qui sotto nei commenti e io lo preparo e lo stendo bene. Comunque, passando alle 3 carte gratuite che ho considerato oggi, andiamo a vedere le principali differenze. La carta che io sceglierei se non ne avessi nessuna tra queste 3 è Revolut. Tra l'altro anche esteticamente è una carta molto bella. Tornando a parlare di viaggi, questa carta ti permette di pagare in cambio valuta gratuitamente fino a 6.000 euro al mese. Cioè tu vai in un viaggio, paghi in sterline non più in euro, come per esempio adesso siamo a Londra, e fino al pari valore di 6.000 euro tu non hai alcuna commissione nel cambio valuta. Dopodiché questa carta ti permette di prelevare gratuitamente in cambio valuta fino a 200 euro al mese, quindi veramente tanta roba. Poi la cosa figa di Revolut, tra l'altro ci ho già fatto una recensione che vi lascio sempre in descrizione, è che l'applicazione è piena di funzioni aggiuntive, ce ne sono veramente una marea per tutti i gusti. Poi se siete fan della sicurezza come me, questa carta
carta è facilmente bloccabile dall'applicazione, veramente una cavolata, l'assistenza è fenomenale. Tra l'altro di Revolut io ho anche il conto e la carta per la mia azienda perché mi sono trovato veramente bene. Poi in futuro farò un video anche su questa, quindi se non volete perdervelo iscrivetevi al mio canale. Comunque se volete già approfondirla, qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link per accedere a tutte le informazioni di cui avete bisogno. Ora vorrei parlarvi immediatamente di Curve, ma dato che è una carta un po' speciale ve ne parlo alla fine. E la mia seconda scelta come carta tradizionale, questa è una carta collegata a un conto bancario, mentre Revolut era una carta prepagata, comunque tutte e tre sono gratuite. La mia seconda scelta è N26. L'unico vantaggio di N26 gratis su Revolut è che se fai un pagamento in cambio valuta non ci sono commissioni, non c'è quel limite di 6.000 euro al mese come c'è su Revolut. Però lo svantaggio principale è che nei prelievi in cambio valuta hai una commissione dell'1,7% e quindi, dato che io generalmente spendo meno di 6.000 euro al mese in cambio valuta, uso Revolut. Poi comunque sia per N26 che per Revolut, per eliminare questi limiti, ci sono delle versioni premium di queste carte che sono a pagamento. Ora invece parliamo di Curve, che secondo me è una figata. Sto consigliando questa carta a tutti i miei amici che si stanno trovando benissimo e io stesso mi sto trovando divinamente. Qual è la cosa figa di questa carta? La cosa bella di questa carta è che tu non depositi alcun soldo. Quello che fa è essere portafoglio di tutte le mie carte e poi in ogni singola transazione posso scegliere quale carta usare come pagamento finale. Però la cosa figa è che la transazione del pagamento viene gestita da Curve, quindi quando tu vai a pagare per esempio in cambio valuta, il cambio te lo gestisce Curve e poi dalla tua carta finale va a prendersi semplicemente gli euro, tutto senza commissioni. Ovviamente per il piano gratuito c'è un limite di 600 euro in pagamenti in cambio valuta, poi c'è una piccola commissione, mentre per quel che riguarda il prelievo puoi andare a prelevare gratuitamente negli ATM fino a 250 euro al mese. Però la cosa veramente figa è che tu dentro qui puoi metterci la carta della tua banca tradizionale e non sarà più la tua banca tradizionale a gestire il pagamento, ma sarà Curve. Quindi Curve agirà senza commissioni e semplicemente ti preleverà i soldi dalla tua banca tradizionale che magari ha commissioni strepitose. Perciò per esempio il mio amico con cui ho mangiato l'altra sera, subito dopo essere usciti dal ristorante si è fatto Curve, così poi ci metterà dentro la sua carta della banca tradizionale, poi andrà a pagare con Curve, il pagamento sarà gestito da Curve, i soldi gli saranno presi dalla sua banca tradizionale e lui non pagherà più la commissione infame di quella banca. Comunque se volete di questa carta ci ho fatto una recensione approfondita che vi lascio sempre qui sotto in descrizione e se la volete attivare sempre qui sotto in descrizione trovate un mio codice promozionale con il quale potete avere 5 euro gratis. Quindi queste erano le 3 migliori carte gratuite con cui viaggiare secondo me. Poi se volete anche approfondire questa cosa e sapere quali sono le migliori opzioni a pagamento che possono includere le lounge, le assicurazioni eccetera, fatemelo sapere qui sotto in descrizione e andiamo sicuramente a farci un altro video. Poi se non volete perdervi nessun altro mio video iscrivetevi al mio canale. Se il video vi è piaciuto ed è stato interessante mi supportereste veramente tanto lasciando un mi piace e che dire, ditemi cosa ne pensate di tutti questi video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!